Oggi vi mostro tutto quello che ho accumulato in 6 anni di foto e video, quindi tutte le mie attrezzature, compresi slider, green screen, luci, stabilizzatori, cavalletti, tutto quello che ho accumulato in tutti questi anni di videomaking. Partiamo dal reparto luci. Praticamente io utilizzo due luci principalmente, quella qua in background, che ve la faccio vedere dopo, è un pannello LED, e quella là che è un softbox ed è la keylight del mio setup luci. Adesso ve la apro perché si presenta così da chiusa, ma una volta aperta diventa magicamente così. Al suo interno qua ci va una lampadina che è probabilmente la lampadina più grande che io abbia mai visto, che è questa qua, sempre della L. Solo la lampadina costa 50 euro, quindi la tengo dentro polistirolo con cui mi è arrivata perché voglio evitare di romperla. Queste luci ormai ce le ho da un sacco di tempo, circa 6 anni, mi sono state regalate insieme a molta parte di questo setup, tipo il cavalletto, tipo lo zaino per la macchina fotografica che vi faccio vedere tra un attimo, ma funzionano ancora perfettamente. Adesso passiamo al pannellino LED. Il mio pannellino LED è questo qua, sempre della SD. In teoria va a batteria, ma in realtà la sua batteria è praticamente morta, funziona qualche decina di minuti, quindi ormai io lo alimento con un alimentatore da 9 volt. La cosa comoda di questo pannello è che gli posso attaccare per l'appunto queste slide di colorate. Ma poi io ho comprato questi affari qua che sono della Newer, che sono semplicemente dei gel colorati per l'appunto colorare la luce, e poi ho tagliato questi quadratini, tipo questo qua che è viola, ma ci sono veramente di tutti i colori, c'è blu, c'è rosa, poi verde, blu, veramente ci sono tutti i colori. Io ho tagliato di diversi colori, questo quadratino ce l'ho rosso, ce l'ho giallo, per fare tutte le combinazioni di colori necessarie ai miei video, ecco. E un altro accessorio che ho per questa luce, che mi sono stampato in 3D, se non avete visto il video andate a vedere qua sopra il video per la stampante 3D, è questo affare qua. Voi direte a cosa serve. Questo qua dovrebbe entrare, non so se entra perfettamente. Ok, sì, entra perfettamente qua e crea questo, diciamo, fascio di luce. Questo fascio di luce è comodo, per esempio nel video che ho fatto di Starbucks, per fare quella linea verde sulla bottiglia di riflesso della luce, bellissima. Infatti ho stampato qui 3D questo. Per esempio, se voglio avere un fascio di luce viola, inserisco qua dentro la pellicola viola e ho il mio fascio di luce viola. A proposito di quel video di Starbucks, io avevo intenzione di fare un altro video di quel genere, quindi se avete qualche prodotto in cui volete vedere come mi invento una pubblicità, scrivetemelo qua sotto nei commenti, almeno posso creare una nuova pubblicità, che ho visto che fanno molto quei video su TikTok. L'ultima arrivata nel reparto luce è questa qua, che è la Lightmos della Godox. Se voi state cercando un faretto LED portatile, caricabile via USB-C, che fa una luce assurda, questo fa per voi. Come vi ho già raccontato nello short, nel reel, nei TikTok, comunque ce l'ho pubblicato ovunque. Io, ragazzi, dovete sapere che gli short ovviamente li pubblico anche su Reels e ops, si è accesa, e anche su TikTok, quindi se non lo fate seguitemi anche lì. Comunque cosa fa questa luce qua? È strautile perché è un cubetto luminoso di cui si può regolare sia l'intensità, quindi si può avere o pochissima intensità o tantissima intensità, così starà sminchiando tutta la luce del video, e oltre a quello si può anche regolare di temperatura, così è freddissima e come avete visto prima era calda. Un'altra cosa comodissima è che scarica via USB-C, cosa che l'altro faretto non mi faceva, almeno la batteria di quel faretto non mi faceva, e poi ha gli attacchi fotografici, quindi qua sotto c'è l'attacco maschio che si può attaccare sopra una macchina fotografica o magari un adattatore che ho per esempio per lo stabilizzatore o per queste cose qua, e attorno agli altri tre lati ha degli attacchi femmina, quelli si può attaccare o un'altra di questo, ho visto anche dei setup doppia luce, o anche dei monitor, per esempio quelli per le riprese, oppure anche dei microfoni. Quindi io stavo andando a Parigi, stavo cercando una luce comoda, pratica e poco costosa. Questa qua per 25 euro su Amazon è stata la migliore scelta. Quindi questo era il mio comparto luce. In realtà a volte utilizzavo anche la luce della mia scrivania con i gel colorati che vi ho fatto vedere prima, poi l'ho fatto poche volte perché poi ho iniziato a utilizzare quell'altra luce là. Passando al comparto video, io ho sempre utilizzato da anche qua 6 anni, mi è stato regalato insieme alle luci questo zainetto qua, che adesso fa abbastanza schifo perché è un po' molliccio dentro, però è stracomodo perché è tutto compartimentato. Qua dentro tengo praticamente tutta l'attrezzatura quando viaggio e non mi porto dietro lo zaino, cioè se ho bisogno di portarmi un altro zaino mi porto questo qua con la macchina fotografica e tutto quello che vi sto per far vedere. Allora, intanto gli scompartimenti qua dentro si possono staccare e si può modulare a seconda di che componenti mettete. Se mettete tanti obiettivi e avete bisogno di bloccarli tutti, ci sono questi qua comodissimi da utilizzare. Comunque qua dentro troviamo la mia Canon 1200D con sopra un 18-55, sì, un 18-55 della Canon, quello stock che ti danno quando prendi la macchina fotografica nel kit, diciamo. E questa è ovviamente l'unica macchina fotografica che ho, con cui ho fatto tutte le foto a Parigi. E poi ho questo qua che è un 70-300 della Sigma, se non mi sbaglio, esatto, Sigma, per fare per appunto un teleobiettivo per fare le foto a distanza. Poi qua dentro in realtà la tengo solo quando sono a casa. C'è anche questa qua che è la prima macchina fotografica con cui ho, diciamo, iniziato a fare proprio video. Ce l'ho qualche video, se lo trovo ve lo sto mettendo qua a schermo per farvi vedere la cavalità con cui lo faceva. Poi qua dentro vabbè c'è questa sacchetta nel caso io abbia bisogno di portarmi la macchina fotografica senza tutto l'ambaradam dello zaino, e mi tengo anche il faretto LED e tutti i suoi, diciamo, coloranti. Ovviamente mi porto dietro anche il faretto della Godox adesso che ce l'ho, e anche questo qua che serve per evitare che i raggi di sole entrino dentro la lente a fare i flare. Quando viaggio in realtà c'è anche questo mini cavallettino con la ventosa. La ventosa non funziona benissimo, cioè non mi fiderei ad attaccarla a un vetro e lasciargli il mio telefono, però è molto comodo per riprendersi a distanza, oppure utilizzo lo stabilizzatore. Qua sopra invece possiamo trovare intanto il caricatore del faretto LED della batteria e poi una serie di cavi, la batteria del faretto
LED anche, e tutti i cavi che mi servono per ricaricare tutto quello che c'è qua dentro. Passiamo invece alla mia seconda borsa, che è questa qua della Thule. Come vedete c'è dentro la Garmin, ma adesso vi faccio vedere. Questa borsa, ragazzi, ce l'ho veramente da 4 anni ed è indistruttibile, quindi se volete comprare delle robe per proteggere le vostre action cam, comprate quelle della Thule perché sono veramente resistenti e soprattutto molto comode all'interno, perché cosa troviamo? Lo spazio per 2 videocamere, che io non ho, quindi ho utilizzato, diciamo, adesso vi faccio vedere meglio, lo spazio per esempio per il galleggiante. La mia action cam è questa qua, Garmin Virb XE. Qui ho 2 batterie, cosa introvabile, la seconda batteria, perché ci ho messo una vita e queste più o meno in totale mi garantiscono un 3 ore di batteria. Questa, nonostante sia molto vecchia, ha ancora una buona qualità, perché tutti i video che ho, diciamo, fatto sugli sci, proprio sulle piste, sono stati registrati con questa, quindi andate a vedere la qualità se volete vedere com'è. Qua dentro poi troviamo tutti gli accessorini, quindi tutti, diciamo, i cosi di collegamento per collegare ovunque, veramente ragazzi si può attaccare ovunque questa cosa, e tutte le viti, e questo qua che è il galleggiante. Invece qua dentro troviamo tutte le mie schedine SD che sono veramente una barca. Invece qua dentro ho questi qua che sono gli umidificatori, quelli per evitare che la lente si appanni, e invece nell'altra tasca ho intanto il cavo di ricarica, che è fondamentale portarsi dietro, ma anche tutti questi qua che servono ad attaccare i caschi nel caso ho bisogno di attaccare a qualche casco per qualche avventura che faccio. Ok, parte fotografica finita, passiamo ai cavalletti e agli stabilizzatori. Il mio cavalletto principale è quello su cui siete voi, anche questo regalato insieme alle luci. Mi hanno fatto un regalone unico con tutta questa attrezzatura. Comunque fa abbastanza schifo, nel senso serve per tenere ferma la macchina fotografica, ha una testa che non dico che non è fluida perché comunque è buona, però si sente. Ho provato delle Manfrotto, ho anche un'altra Manfrotto, quindi si sente un po' che va a scattini, ma per fare il lavoro di stare lì ferma in piedi va più che bene. Come secondo cavalletto, che però ha un piccolo problema, adesso ve lo spiego subito, ho questo Manfrotto. E voi direte, hai un Manfrotto, perché non utilizzi questo Manfrotto per fare i video? Perché semplicemente ha un problema grosso alle gambe. Infatti questo cavalletto, ragazzi, avrà tipo 40 anni, 30 anni, era di mio padre. Questa parte qua delle gambe si estende, ma come vedete qua ci sono delle viti. Ho provato più volte a riparare questo cavalletto, ma semplicemente le gambe non si bloccano e quindi è veramente instabile ed è inutilizzabile. Ed è un vero peccato, perché guardate, per esempio, guardate quanto è fluida la testa rispetto a quello lì, che non ve lo posso far vedere perché sono qua e la videocamera là, però vi assicuro che è tutta un'altra storia. Sarebbe fantastico poter utilizzare questo anche in giro. Invece, parlando di stabilizzatori, ne ho 2, perché semplicemente ho fatto l'upgrade e non ho venduto quello precedente. Il primo è questo qua, il DJI Osmo 2, se non mi sbaglio. Diciamo è stile Ronin, non so se lo sapete, ma infatti DJI ha una linea proprio per stabilizzatori di macchine fotografiche per fare film e video. Ha lo stile di Ronin, nel senso che si inserisce il telefono e poi bisogna calibrare tutti gli assi e stabilizzare perfettamente il telefono così, e poi fai video ovviamente stabilizzati. Questo qua l'ho tenuto per un paio di anni finché poi non sono passato al modello successivo, nonostante comunque questo il suo lavoro lo facesse, non sto dicendo che non funzionava, però abbiamo deciso di voler passare al modello successivo, che è questo qua, che intanto già si capisce perché siamo passati al modello successivo. Uno occupa il mondo. Questo qua è quello che mi sono portato in America, per farvi capire, con cui ho fatto i video dentro l'Universal. Questo qua è il DJI Osmo 4 SE, mi sembra, forse, non so se è l'SE o quello normale. Come vedete è richiudibile, per questo è così piccolo, quindi si apre così, si gira in questo modo e si ha il telefono pronto. La grande differenza è che non bisogna regolarlo, quindi si è pronti subito a registrare. L'ultima cosa di questo stabilizzatore, ma non per importanza, ha questo mini cavallettino che sembra però se volete piazzare il telefono così è utile, cioè nel senso, se siete da soli dovete vloggare, premete il tasto, attivate la tracking, a posto, siete a posto. Ecco, se si sta accendendo, spegniti perché sennò esplodi. Quindi niente ragazzi, se avete bisogno di uno stabilizzatore credo che DJI sia la più avanti a livello tecnologico degli stabilizzatori. Per concludere quest'area degli stabilizzatori, non c'entra molto ma lo voglio far rientrare qua dentro, voglio parlarvi del mio slider. Probabilmente l'avete già visto nel video di Starbucks. Comunque questo qua adesso vi spiego subito che cos'è. Qua dentro c'è il mio slider, anche questo fa parte delle cose che mi hanno regalato anni or sono. È vecchio ma è stupendo, cioè veramente è l'attrezzatura più bella che io ho probabilmente. Anche questo della Newer, come i gellini colorati, ha queste rifiniture in bronzo, direi, bellissime, e questi tubi in carbonio, e niente, è uno slider, quindi si sblocca qua e fa destra e sinistra, come potete vedere. Solo che ovviamente il telefono non è che lo puoi attaccare qua sopra perché sarebbe un po' troppo basso, quindi dopo aver comprato questo, aver scoperto che non potevi metterci sopra il telefono o comunque quell'attacco lì per il telefono, ho comprato sempre della Newer questa testa molto compatta. Tanto vabbè, si avvita qua sopra molto semplicemente così. Una volta avvitato abbiamo questi controlli che gli permettono di muoversi in diverse direzioni. Sono 3 controlli, questo qua serve per ruotare su se stessa e questi 2 per diciamo girare per l'appunto destra e sinistra. Poi ha questa mini manopola che si apre qua a lato e si inserisce, e questa slitta, che è quella dove si attacca la macchina fotografica, si apre in modo Strazy. Questa è veramente troppo comoda, si avvita, si può staccare veramente in un secondo. Per concludere la lista delle mie attrezzature foto e video voglio far rientrare anche questo. Questo qui è il mio green screen, non sto ad aprirvelo perché occupa
occuperebbe più della mia stanza. Infatti le poche volte che l'ho utilizzato per l'appunto occupava dalla finestra al muro e non era completamente aperto. Comunque vi faccio vedere all'interno come si presenta. Praticamente troviamo questi cavalletti che sono abnormi, ragazzi, sono ancora più grandi di quelli delle luci, ma ragazzi, cioè voi non avete idea, ma ha senso, però è veramente enorme questo green screen. Comunque provo ad aprirveli al volo qua se non mi faccio male. Si espandono per probabilmente 1 metro quadrato. E attaccato a questo ci vanno questi 4 tubi qua che vedete, e ovviamente sopra i tubi ci va incastrato questo telo verde, che è il green screen vero e proprio. E con il green screen si conclude la mia attrezzatura. Io vorrei assolutamente aumentare, diciamo, la mia qualità, quindi comprare magari una Sony, la versione cinematica, le FX, quindi adesso non ho fatto molta ricerca, quelle lì mi interessano molto. Ma per adesso è tutto, io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine. Se non l'avete fatto ancora lasciate un like ed iscrivetevi, andate a vedere questi 2 video qua, uno è il raccomandato migliore e uno è quello che potrebbe più interessarti, e noi ci vediamo a un prossimo video.